Ciao, conosci questo solo, è vero? E conosci il disco ed il musicista di cui stiamo parlando? Spero. Se non conosci questo disco, ah, credo che tu debba andare a confessarti dal prete dei jazzisti. Quale potrebbe essere la pena da pagare? Fratello, hai tanto peccato, studia si bemolle superlocria con i salti di quarta, non so, qualcosa del genere. Comunque è il solo di John Coltrane dal disco Blue Train. Ho iniziato a tirarmi giù questo solo ed oggi ho pensato di fare questo vlog riguardo a questo argomento, cioè darsi un obiettivo nello studio. Questo secondo me è il primo elemento per rendere più produttivo il proprio studio, perché studiando con un obiettivo hai tutta un'altra spinta, tutta un'altra concentrazione che ti aiutano e sono fondamentali nello studio. Quindi non prendere il sassofono a caso e non metterti a fare una cosa così campata per aria, ma ti consiglio di darti un obiettivo. In questa puntata voglio vedere una serie di aspetti che secondo me possono aiutarti in questo. Intanto sigla. Come prima cosa ti invito ad iscriverti al mio canale, in questo modo sarai sempre aggiornato sui prossimi video e a te non costa nulla, a me invece dai un aiuto per produrre nuovi video. Allora, vediamo i vari aspetti che voglio dirti oggi. Allora, quindi, 1. Fissa un obiettivo. Questo è molto importante. Cerca di scegliere un obiettivo che sia adatto. Allora, da una parte, se l'obiettivo non è un po' sfidante, non ti fa un po' soffrire, diciamo così, secondo me non ti dà spinta nello studio. Quindi, se il tuo obiettivo è qualcosa di troppo facile, non funziona perché sì, ti gratifica subito, però sai, già dopo 2 o 3 giorni è passata, hai raggiunto l'obiettivo ed è passata diciamo, l'impeto, diciamo così, la spinta verso lo studio. Viceversa, ovviamente, se ti poni un obiettivo eccessivamente complesso, magari finisci solo per frustrarti, come probabilmente farò io con questo solo. Bisogna anche capire poi che cosa si intenda per obiettivo complesso, perché io ho un disco nuovo registrato con Pietro Ciancaglini e Andrea Nunzi, mi piacerebbe quest'estate portarlo ad un bel festival, ma può darsi che sia più facile fare il solo di Coltrane di questo. Comunque, vabbè, a parte questa battuta, quindi ti dicevo, scegli un obiettivo e considera in questo, ahimè, diciamo la dura realtà, cioè uno, il tempo che hai. È ovvio che se tu hai 10 minuti, un quarto d'ora al giorno per studiare e vuoi fare un solo come questo, lo puoi anche fare, però mi sa che ti servono una quantità di sessioni di studio, veramente non so quanto puoi metterci. Quindi cerca di considerare il tempo che hai a disposizione, il tuo livello musicale e trova, diciamo, un bilanciamento fra questi aspetti. Allora, quindi primo aspetto, fissa un obiettivo, diciamo, a medio o lungo termine. Secondo aspetto, da questo obiettivo cerca di trarre dei piccoli obiettivi che puoi conquistare facilmente, perché l'obiettivo vero e proprio sembra una montagna insormontabile, però se tu lo spezzetti in più obiettivi, oggi raggiungi questo, domani raggiungi quell'altro, fra una settimana raggiungi quell'altro e magari fra un mese, anche meno o anche più, dipende dall'obiettivo che ti sei prefissato, magari riesci a raggiungere l'obiettivo più grande.
Quindi questo è importante. Nel fare questo, individua quelle che sono le maggiori difficoltà e fai diventare queste difficoltà dei piccoli obiettivi da raggiungere. Ad esempio, nel caso di questo solo, questa frase è abbastanza complicata. Allora, ad esempio, io all'interno di una sessione di studio posso estrapolare qualcosa dall'intero solo, tipo questa frase, e studiarmela con un metronomo. Questo è qualcosa di raggiungibile in modo più semplice rispetto a studiare tutto il solo. 3, 4, 1. Aumento un po'. Fino ad arrivare alla conquista, diciamo così, della frase al tempo in cui lo suona, a cui è suonata sul disco. Quindi identifica una difficoltà, fai diventare quella difficoltà un piccolo obiettivo che invece puoi conquistare più facilmente del grande obiettivo. Poi c'è un'altra cosa importante che ti consiglio vivamente di fare, che personalmente ho pure imparato facendo questi video, devo dire. Cioè, registra le tue sessioni di studio. Non è che devi registrare tutta la sessione, però non lo so, hai studiato un'ora, hai suonato qualcosa in quell'ora, registra 1-2 minuti di quella sessione di studio. Perché ti dico questo? Perché a volte siamo talmente tanto assorbiti dall'aspetto tecnico, oppure dall'aspetto, può essere un discorso di dileggiatura, può essere un discorso di ritmo, può essere un discorso armonico, insomma ci sono varie tipologie di difficoltà, diciamo così. Però a volte siamo talmente tanto assorbiti dalla difficoltà che diventiamo un po' così, non voglio dire sordi, però qualcosa del genere, nel senso che non abbiamo un ascolto obiettivo di quello che stiamo facendo. Invece quando ti registri e poi riascolti, sicuramente ti rendi molto più conto. E devo dire che ad esempio io, da quando sto facendo questo vlog, il fatto che sto riascoltando molte cose che faccio mi ha fatto capire molte cose riguardo, non so, alle mie tendenze ritmiche, riguardo al mio suono. Mi ha fatto capire tante cose, quindi è una cosa che ti consiglio di fare ogni tanto, non dico ogni sessione di studio che fai, però spesso, registrati spesso, non serve un'attrezzatura incredibile, basta. Ecco, sto qui, non so se si riesce a inquadrare. Si vede? Per esempio, questo vlog è registrato con uno Zoom Q4N, che è un registratore abbastanza a buon mercato, cioè non ti serve un'attrezzatura di chissà quale tipo. L'altra cosa importante, canta quello che studi. Se quello che studi è molto complicato, canta in una parte più semplice. Per esempio, non so, canto il tema. Da pa da 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 ba da 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 Bodoreda Dodore ore De de do de do di de do do de we De do de do de de do de De do de do de do di da di de do i de De do de do pi da di do eccetera. Cerca di cantare quello che suoni, perché è molto importante. In questo modo attivi varie aree, attivi, diciamo, l'area dell'ear training, l'area della tecnica,
l'area del ritmo. Insomma, è importante secondo me che qualsiasi cosa tu stia studiando, provi a cantarlo e anche che provi a registrarlo, perché così veramente ti rendi molto più conto di quello che stai facendo. L'altra cosa importante è qualsiasi cosa tu stia studiando, se è un solo, se è una scala, se sono degli accordi, se stai imparando un brano nuovo, qualsiasi cosa tu stia facendo, fallo sempre con un buon suono, una buona intonazione ed un buon ritmo. Queste cose sono, secondo me, universali. Non importa se tu suoni jazz, musica classica, musica barocca, klezmer, la polka, che ne so, qualsiasi tipologia di musica, qualsiasi genere musicale sicuramente va fatto con un buon suono, un buon ritmo ed una buona intonazione. Queste sono delle prerogative universali che quindi se ti abitui a rispettare è sicuramente molto meglio. Se ti è piaciuto questo video ti invito ad iscriverti al canale e a lasciare un commento. Tra l'altro, se hai dei suggerimenti da darmi, questi vlog sono anche uno scambio di opinioni. E anche se vuoi dire, se ti vengono in mente degli argomenti che vorresti vedere nei prossimi video, insomma, scrivimi quello che vuoi. Ah, aspetta che voglio fare la penitenza che mi era venuta in mente nel confessionale del prete dei jazzisti. Fratello, devi fare si bemolle superlogria per quarte, quindi la scala è questa. Ok. Ah, ho espiato i miei peccati.